Ferrari ha superato il crash test dinamico frontale, a differenza invece di Red Bull che l'ha fallito, ne abbiamo parlato settimana scorsa. E questa sicuramente è una notizia positiva per il team di Maranello, perché nel centro CSI di bollate Ferrari ha superato tutte le prove di omologazione per il telaio 2024 e la scocca della 676 è profondamente diversa rispetto a quella della SF23. E nel video di oggi dobbiamo parlarne ancora di più nel dettaglio, perché ci sono degli aggiornamenti importanti, delle notizie sul carico aerodinamico generato dalla vettura. Infatti sappiamo che uno dei limiti della SF23 è stato proprio il fatto di generare carico, in particolare dal fondo, e questa cosa sembra che a Maranello la stiano risolvendo. Ma non solo, voglio dirvi anche la mia opinione su questo crash test passato da Ferrari, cosa implica sulle mosse future della rossa. Ma prima di continuare vi ricordo come sempre di lasciare un like, di iscrivervi, attivare le notifiche se vi piacciono i video sul canale. Vi ringrazio di cuore di ogni commento e del vostro supporto. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo crash test passato da Ferrari. Secondo voi è un buon segno oppure non cambia nulla nella programmazione solita di ogni top team nella pausa invernale? Ditemi la vostra e non dimenticatevi di attivare le notifiche. A voi non costa nulla, ma è fondamentale perché in questo modo venite sempre avvisati quando pubblico un nuovo video. Non dovete neanche andare a cercare i video sulla Formula 1 perché ricevete direttamente la notifica quando ne pubblico uno nuovo. Insomma, più comodo di così. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video. Andiamo a vedere dove Ferrari può recuperare carico aerodinamico. Ma prima, sigla. Red Bull ha fallito il proprio crash test sulla RB20 a Cranfield. Infatti il test dinamico frontale non ha passato la prova di omologazione, perché questo telaio è risultato troppo leggero per gli standard e quindi troppo poco sicuro, mentre la scocca della Ferrari 676, ovvero della Ferrari del 2024, ha passato anche la prova più estrema, ovvero quella del roll hoop, che la FIA ha introdotto quest'anno, in seguito all'incidente di Guan Yu Zhou a Silverstone nel 2022. Ce lo ricordiamo tutti, l'incidente brutale, dove il pilota cinese ha rischiato grosso, e ci ricordiamo tutti che il roll hoop dell'Alfa Romeo aveva ceduto. In un incidente del genere non è qualcosa di normale. Però andiamo per gradi. Ferrari quindi ha fatto meglio di Red Bull? Su questo punto possiamo dire di sì. Infatti il telaio di Ferrari del 2024 ha passato tutte le prove di omologazione della FIA, quindi è pronto per la nuova stagione. Al contrario, il telaio di Red Bull dovrà essere rivisto e dovrà riaffrontare i test di omologazione per essere confermato e quindi essere legale per il regolamento, per diventare l'effettivo telaio della RB20. Abbiamo saputo del crash test dinamico frontale passato da Ferrari in seguito alla riapertura degli stabilimenti. Tutti i team di Formula 1 hanno dovuto chiudere durante la pausa natalizia, secondo un vincolo imposto dalla FIA, e una volta riaperto lo stabilimento di Maranello hanno annunciato questa notizia molto positiva. Quindi i tecnici di Cardile possono ritenersi soddisfatti dello sviluppo della Ferrari 2024. Al contrario, quelli di Adrian Newey dovranno rivedere il telaio, ma attenzione che questo step sì è positivo, ma non ci dice che Red Bull è in difficoltà. Infatti ci tengo a smentire questa cosa. Quando si va a omologare un telaio, si cerca di fare un telaio il più estremo possibile, perché una volta approvato non si può modificare. L'abbiamo visto l'anno scorso, per esempio, il telaio di Ferrari che aveva il cono anti-intrusione e ciò causava un concetto aerodinamico non ottimale, andava a creare un po' di interferenza nello studio dei flussi, e Red Bull quindi ha cercato di essere molto estrema sul telaio, soprattutto sul lato del peso. Avere un telaio più leggero ti permette di avere una macchina più leggera. Soprattutto a inizio 2022 ci ricordavamo di una Red Bull sopra il peso minimo di tanto rispetto agli avversari, ed questo è stato uno dei punti deboli, se vogliamo chiamarlo punto debole, perché poi Red Bull ha dominato in queste stagioni, ma se vogliamo uno dei talloni di Achille poteva essere appunto il peso, e quindi Adrian Newey ha lavorato molto per cercare di avere un telaio leggero. Questo non è stato approvato, andranno a rinforzarlo ancora di più rendendolo leggermente più pesante e Red Bull passerà il test. Certo, questa prova ulteriore che dovrà fare Red Bull andrà a rallentare i lavori a Milton Keynes, però non dobbiamo considerare questo fallimento di Red Bull come una catastrofe. È un tentativo di andare ancora di più al limite, non ci sono riusciti, ripartono da una base più che solida. Invece la notizia del crash test passato per Ferrari è una notizia positiva, perché sicuramente non va a rallentare i lavori che stanno facendo a Maranello. E uno potrebbe pensare, beh, ma allora Ferrari non ha tentato un telaio ancora di più al limite? Per quanto riguarda il peso, Ferrari era già molto vicina al peso minimo, quindi non aveva
aveva bisogno di migliorare quell'aspetto. L'unico punto chiave di Ferrari da migliorare era il disegno aerodinamico, e ciò è stato fatto, ma ne parliamo dopo. E Ferrari svolge le prove di omologazione al CSI di Bollate, il centro di certificazione del gruppo IMQ che si trova nella provincia milanese. Il nuovo disegno aerodinamico della Ferrari del 2024, fatto a cura di Fabio Montecchi, è decisamente diverso rispetto a quello della macchina di Formula 1 2023. Infatti abbiamo una parte più lunga alle spalle del pilota per rispettare le nuove norme di omologazione del roll hoop, che è stato modificato in seguito all'incidente di Guan Yu Zhou. Infatti la FIA giustamente ha deciso di incrementare i carichi statici che subisce il telaio durante le prove statiche. Nicolas Tombasis, responsabile tecnico della FIA, aveva dato a disposizione dei team fino al 2024 per adattare le proprie vetture. Per questo motivo vedremo le nuove modifiche in questa stagione. Come detto anche prima, il cono anti-intrusione è stato spostato sul fondo, così da non bloccare i flussi aerodinamici che arrivano nella parte posteriore della monoposto, visto che il cono anti-intrusione era posizionato sotto la bocca dei radiatori, un punto molto critico per i flussi aerodinamici, e la sezione frontale del telaio di Ferrari sarà a chiglia e non squadrata come quella della RB19. Quindi vedremo poi per intero la Ferrari 676 che verrà presentata il 13 febbraio e avrà un altro nome, e in più assisteremo anche allo shakedown di 200 km, perché vi ricordo che la FIA ha lasciato ai team il doppio dei chilometri per lo shakedown per le varie riprese degli sponsor e per dei test minimi di affidabilità della vettura, prima dei veri e propri test in Bahrain. Prima di andare a trattare il lato aerodinamico della vettura, voglio dirvi la mia opinione. Sicuramente questo è un fattore positivo, aver passato il crash test frontale, ma Ferrari non ha mai avuto problemi di peso, come ho detto anche prima, quindi fa parte delle normali omologazioni della FIA. Sì, è una notizia positiva, ma non dobbiamo neanche estremizzarla, nel senso che non hanno avuto problemi, e già questo è buono, ma bisogna pensare a come migliorare la vettura, non a come renderla sicura. Quindi è importante non fare delle conclusioni troppo affrettate. Aspettiamo a vedere prima la macchina e poi come sarà in pista. In più, come ho detto anche settimana scorsa, Red Bull ha fallito il crash test, e anche quella non è una notizia negativa. Stanno cercando di andare ancora di più al limite per mantenere quel distacco prestazionale con gli avversari, e il peso era uno dei componenti critici di Red Bull. Hanno cercato di migliorarlo, non ci sono riusciti, torneranno al loro punto di partenza, che rimane la vettura più forte in griglia. Ma parliamo delle ultime sessioni fatte in Galleria del Vento della Ferrari 2024. Ci hanno mostrato che la Ferrari riesce a generare più carico aerodinamico in rapporto con l'efficienza aerodinamica, perché badate bene a questo punto. Certo, è importante aumentare il carico aerodinamico della vettura, specialmente venendo da una SF23 molto scarica, ma è altrettanto importante mantenere una buona efficienza sulla vettura, perché altrimenti torniamo indietro alla F175, una macchina molto forte ma che accusava troppo drag. Il 2024 sarà il primo vero e proprio anno di Vasseur, dove si vedranno i risultati della sua organizzazione, anche lato tecnico. Abbiamo detto più volte che la TD35 ha danneggiato la Ferrari nell'agosto 2022, ma in più, non so se lo sapete, anche la modifica fatta al regolamento tra il 2022 e il 2023, dove hanno innalzato il fondo della vettura, aumentando l'altezza di 15 mm nella parte centrale del fondo e 10 mm nella parte del diffusore. Beh, questi due elementi non hanno sfavorito Red Bull, al contrario l'hanno favorita, e questo era stato già previsto da un ingegnere in Mercedes, e ora l'ha ribadito Adrian Newey, che ha detto che alcuni tecnici Red Bull erano contro questo cambiamento, ma Newey invece era favorevole perché sapeva di essere inferiore sulla Ferrari 2022 nelle curve ad alta velocità. Badate bene, stiamo parlando della F175, e quindi questa modifica al regolamento, andando ad alzare la monoposto nella parte centrale e posteriore, avrebbe aiutato Red Bull a generare ancora più carico nei curvoni veloci. Si è dimostrato sulla RB19, dove Red Bull era tra le migliori nei curvoni veloci, l'abbiamo visto per esempio in una pista di Suzuka, mentre Ferrari al contrario ha fatto un netto passo indietro nei curvoni, che era un punto critico della SF23, finendo in molte piste dietro a McLaren e addirittura in alcune anche dietro a Mercedes. Quindi zitta zitta la FIA continua a fare dei cambiamenti al regolamento che vanno a favorire il team di Milton Keynes, in un modo o nell'altro. Non dico che questa scelta sia voluta o intenzionale, però è un dato di fatto. Alzare la monoposto di qualche millimetro era stato imposto per ovviare al porpoising e quindi mantenere gli standard di sicurezza che non erano stati rispettati nella stagione 2022, questo secondo la FIA, anche se poi delle vere e proprie conseguenze le avevamo viste solo a Baku. Fatto sta che questo è quello che ha deciso la federazione. Ma torniamo a parlare di Ferrari. Come migliorerà nel 2024? Come ha confermato Vasseur, sarà più un'evoluzione che una rivoluzione della vettura. La prima nuova veste aerodinamica della SF23 l'abbiamo vista a Barcellona, infatti in Spagna abbiamo visto le pance con l'effetto downwash, ovvero che puntavano verso il basso, verso il diffusore, per avere più flussi in quella zona e generare una maggior spinta verticale al posteriore,
costruttore, scelta che era stata fatta il weekend prima, ovvero a Monaco, da Mercedes. Poi nel corso della stagione abbiamo visto diversi aggiornamenti di microaerodinamica, fino ad arrivare alla prova di comparazione fatta in Giappone, che ha archiviato definitivamente la SF23 dal punto di vista degli aggiornamenti. I dati della Galleria del Vento hanno mostrato che questa Ferrari del 2024 ha mostrato un recupero nell'ordine di 30 punti di carico, ovvero un 9% di downforce utile, che corrisponde a circa 4 decimi di recupero di carico aerodinamico e quindi di prestazione rispetto alla SF23, ma ovviamente non possiamo prenderlo come unico dato, bisogna considerare la vettura nell'insieme. Sicuramente in una stagione dove non c'è un cambio al regolamento, migliorare di 4-5 decimi è molto buono, però non sappiamo quanto stanno migliorando gli avversari, quella è la vera incognita, che non ci permette in questo momento di gioire degli step in avanti che sta facendo Ferrari. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, come diceva in passato arriva bene, e pensare che dei miglioramenti nella pausa invernale li faranno tutti i team, soprattutto dal punto di vista aerodinamico, ed è importante non avere dei problemi in questa pausa invernale, perché si continua a testare, a raccogliere dati sulla nuova vettura del 2024, in modo da non avere sorprese poi in pista, avere una macchina prevedibile, facile da guidare, cosa che è fondamentale e non avevamo visto sulla SF23, e l'obiettivo per il 2023 sarà quello di azzerare il gap con la RB19, ma ancora una volta non sappiamo come sarà la RB20. È importante far lavorare il fondo e le gomme in maniera stabile, che mantengano le proprie performance in base alle condizioni di pista e anche in base alla diversa dinamica del veicolo. Fatto sta che Red Bull continua a sminuire i propri miglioramenti, con Horner che dice che ormai sono arrivati quasi a uno stallo, iniziano più i team a recuperare che Red Bull a crescere, però non sappiamo se stanno bluffando, cosa molto probabile che faceva già anche Mercedes in passato quando dominava in Formula 1. Quindi è una strategia già nota, il team che vince cerca di sminuire, tenere bassa la pressione in modo da non darne l'occhio e così non motivi gli avversari a migliorare. E abbiamo parlato di McLaren, di quanto sia migliorata nella stagione 2023 nonostante ci fosse il budget cap. Al contrario, Aston Martin ha deluso e questi due team hanno dimostrato due parabole opposte, una ascendente e una discendente. Andrea Stella, team principal di McLaren, ha confermato che per mantenere gli standard del 2023 McLaren dovrà migliorare di almeno mezzo secondo durante la pausa invernale, cosa che sta facendo Ferrari, e quindi questo è un dato utile. McLaren punta a migliorare ulteriormente, anche se secondo me la vedo una situazione più difficile, perché nelle ultime gare l'avevo vista su uno stallo tecnico, anche se è vero che c'è il budget cap di mezzo che limita tutti i team. A fatto sta che se mi chiedete attualmente come procedono i lavori di diversi team, Ferrari è in linea con gli altri, non hanno avuto problemi finora e questo è buono, ma non me la sento di dire che Ferrari riuscirà a battere Red Bull già da inizio stagione. Se succederà, tanto di cappello agli ingegneri a Maranello, ma considerando che c'è una continuità di regolamento sarà molto difficile. Sicuramente ambire al secondo posto nei costruttori è l'obiettivo della rossa, che è sfuggito per una manciata di punti nel 2023, l'hanno conquistato nel 2022, quindi è un obiettivo fattibile. Anche puntare a vincere qualche gara, penso arrivare a circa 3, 4, 5 vittorie, non è una cosa impossibile, però chiedere di più di questo mi sembra esagerato ora come ora, vedendo lo storico del 2023. Concludo dicendo le varie date di presentazione delle vetture 2024. McLaren e Mercedes dovrebbero essere il 14 febbraio, non l'hanno ancora confermato, ma quella sembra la data possibile. Ferrari il 13, Aston Martin il 12, mentre Alfa Romeo, che è Stake F1 Team, che ha cambiato nome, non avendo più come big sponsor Alfa Romeo, ma essendo solamente i proprietari Sauber e avendo quindi come sponsor principale Stake, sarà il 5 febbraio, con anche Williams. Ditemi nei commenti secondo voi se il crash test superato di Ferrari è una notizia positiva, oppure se secondo voi è ininfluente sullo sviluppo della macchina 2024. Come considerate i miglioramenti aerodinamici riscontrati in Galleria del Vento? Ditemi la vostra opinione nei commenti, sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana pubblico nuovi video a tema auto e Formula 1. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Il Rastro. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.